Credo sia arrivato il momento di parlare di Valentin Carboni. In tanti, anche sotto i nostri contenuti su Passione Inter, ci hanno scritto in queste settimane: teniamolo, valorizziamolo, non vendiamolo, che è un talento veramente importante. In queste ultime ore sono successe una serie di cose che hanno fatto tornare l'attenzione su di lui e adesso potrebbero aprirsi tanti scenari. All'interno di questo contenuto vi faccio un attimo di cronistoria di tutto quello che è successo per contestualizzare la situazione e poi vediamo insieme, facendo un po' di ordine, quelli che sarebbero i lati positivi e i lati negativi di un'eventuale cessione. Quindi perché eventualmente cedere Valentin Carboni e perché non farlo e quindi cercare una via alternativa. Ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti. Come sempre vi invito ad iscrivervi qui al nostro canale e a lasciarci un mi piace per supportare tutti i nostri contenuti. Che cosa è successo? Allora, nulla di clamoroso in realtà, semplicemente Valentin Carboni è stato scelto da Lionel Scaloni, il commissario tecnico dell'Argentina, per partire titolare nell'amichevole che in queste ultime ore l'Argentina ha giocato contro il Guatemala. La partita è finita 4-1, ha segnato anche Lautaro Martinez una bella doppietta, tra cui un calcio di rigore ben calciato. Vi invito ad andarvi a recuperare gli highlights. Calcio di rigore che è stato procurato da Valentin Carboni, che giocava titolare, è stato messo esterno d'attacco in un 4-2-3-1, anche questa è una soluzione che si presta eventualmente a delle discussioni. Ha fatto una buona partita, è durata circa un'ora, poi ha lasciato il campo a Di Maria e tra le tante cose che ha fatto vedere si è guadagnato anche un bel calcio di rigore con un guizzo al limite destro dell'area. È entrato, ha toccato il pallone appena per evitare che il difensore, che stava arrivando in scivolata in maniera molto rischiosa, evitare che il difensore lo anticipasse, e invece si è fatto colpire e ha guadagnato così un calcio di rigore. Nel post partita poi hanno parlato di lui sia Lautaro Martinez che un certo Lionel Messi, che hanno avuto parole molto importanti, ve le leggo. Messi dice: Valentin Carboni ha un futuro fantastico, è il presente e il futuro e dobbiamo sfruttarlo al massimo. Lo avevo già visto negli under 20, ma è cresciuto molto. È un tipo diverso di giocatore, molto più sviluppato e con una qualità incredibile. Questo era Messi. Lautaro Martinez invece dice: conosco bene Carboni, si è allenato 2 anni con noi all'Inter, di cui un anno fisso. Ha dimostrato tutta la qualità che ha, è giovane, ha 19 anni, è importante che accumuli minuti, che lo staff tecnico gli dia questa fiducia e che la squadra lo appoggi. Deve continuare a imparare, ma ha qualità sopra la media. Queste sono le parole di 2 dei giocatori ovviamente più importanti anche intorno a Carboni. Uno è il capitano della squadra per la quale ancora gioca, l'altro è un certo Lionel Messi che non ha bisogno di presentazioni. Ma se vogliamo, la notizia migliore che è arrivata sempre in queste ultime ore per Carboni è un'altra, ed è la convocazione ufficiale nei 26 che faranno parte dell'Argentina di Scaloni durante la Coppa America. Quindi è stato inserito anche Valentin Carboni insieme agli attaccanti più forti, insomma, dell'Argentina, nel gruppo di giocatori che giocheranno la Coppa America. E questo è una bellissima notizia ed è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Argentina e soprattutto Scaloni creda in lui. E a questo punto si è aperta la discussione, che poi in realtà è aperta già da tempo, e ve lo dicevo prima, sotto i nostri contenuti, soprattutto quando parliamo di attacco, di quarta punta, quinta punta, eccetera, sono sempre in tantissimi a dirci: perché non teniamo Carboni, non vendiamolo, che è un talento veramente forte. Allora, noi anche con l'aiuto del nostro Enrico, che ringrazio in redazione, abbiamo messo un po' di ordine, come dicevo, con i vari motivi per cui la cessione potrebbe essere un qualcosa di positivo e altri invece per cui potrebbe essere più sensato non cedere Valentin Carboni. Partiamo da questi ultimi, la non cessione. Perché potrebbe essere logico tenere Carboni e puntarci? Beh, intanto banalmente perché è un talento di altissimo livello che potrebbe crescere ancora ed esplodere definitivamente. Questo lo dicevamo e ve l'ho detto anch'io più volte, l'Inter lo sa. L'Inter è consapevole di avere tra le mani un giocatore forte. Se sta valutando la cessione non è perché non lo consideri un giocatore con un buon avvenire. Questo però è ovviamente il primo motivo per il quale si potrebbe pensare di tenere Carboni, anche perché dopo una buona stagione tutto sommato al Monza in Serie A, dove ha trovato anche dello spazio, e questo altrettanto spazio che si sta ritagliando con l'Argentina, potremmo essere davvero vicini al momento dell'esplosione, della consacrazione definitiva, e questo
se si decide di cedere un giocatore aumenta il rammarico, soprattutto quando appunto magari te lo trovi ad esplodere molto vicino al momento della cessione. Il valore non solo tecnico ma anche economico può crescere ulteriormente, quindi magari rimandando la cessione a 2-3 anni potresti venderlo al doppio o anche più del valore che oggi viene fatto, che è di circa 30 milioni di euro, valore dell'Inter. Ha delle caratteristiche tecniche e tattiche un po' particolari in grado di offrire anche delle soluzioni inedite e questo non è l'unico, ma è uno dei tanti, secondo me, 2 lati della medaglia che abbiamo fatto all'interno di questa analisi. Ci sono alcuni fattori che, ribaltando la visione, possono andare dall'una e dall'altra parte. In questo caso il fatto che offra soluzioni inedite è un elemento interessante. Quest'anno più volte Inzaghi ha anche provato il 3-4-1-2 in determinati momenti delle partite, spesso con Sanchez alle spalle di 2 attaccanti. Carboni potrebbe effettivamente essere il giocatore ideale per posizionarsi appunto alle spalle degli attaccanti. È un giocatore del vivaio e questo di base, quando viene valorizzato un giocatore del vivaio, secondo me è una bella notizia, l'abbiamo detto più volte anche per Di Marco per esempio, e ti permetterebbe a questo punto di avere 5 punte a disposizione anche in Champions, perché più volte abbiamo detto che se l'Inter acquistasse un'ulteriore punta e ne tenesse 5 al netto di Carboni, molto probabilmente la quinta non entrerebbe in lista Champions, perché poi ci sono anche delle limitazioni da questo punto di vista. E poi, altra cosa importante secondo me, se si decidesse di mantenere Carboni e quindi a questo punto direi di abbandonare la pista Gudmundsson, che oggi sembra essere il favorito e che ha un costo molto importante, si potrebbe valorizzare meglio determinate risorse dal punto di vista economico per lavorare su altri reparti. Non sappiamo ancora, per esempio, cosa ne sarà di Dumfries, potrebbe servire un esterno, potrebbe servire un difensore centrale, anche questo in tanti ce l'avete scritto e io personalmente sono d'accordo. A livello numerico l'Inter tra Acerbi e De Vrij è coperta. A livello però globale abbiamo comunque 2 giocatori non più giovanissimi, uno dei quali è abbastanza fragile e quindi intervenire lì potrebbe non essere una cattiva idea. Mantenere Carboni e chiudere quindi il pacchetto offensivo con quelli che abbiamo oggi potrebbe essere la soluzione per concentrarsi su altri reparti. Perché invece valutare la cessione? I punti sulla cessione appunto. Il primo secondo me, ancor prima di quello che riguarda le questioni economiche, su cui fra poco torniamo, il primo punto secondo me è che la permanenza di Carboni all'Inter rischia di fargli trovare poco spazio in campo e di bloccare un processo di crescita che, come dicevamo, sta proseguendo molto bene e questo quindi lo porterebbe a perdere del tempo e contestualmente anche svalutarlo dal punto di vista economico. Qual è il concetto, ragazzi? Se la decisione è teniamo Carboni, per quanto mi riguarda, deve essere una decisione forte. Cioè Carboni deve diventare quello che quest'anno è stato Sanchez, che può essere controintuitivo nel dirlo, ma in realtà non lo è, nel senso che oggi l'Inter ha 2 prime punte di fatto, anzi diciamo 3 perché c'è ancora anche Arnautovic, immaginando che poi magari possa partire, avrebbe 2 prime punte e una seconda punta, che è il ruolo in cui invece manca il backup e non a caso l'Inter sta cercando di andare su Gudmundsson. Se dovesse mantenere Carboni, secondo me non deve essere tenuto come quinta punta. Questo è un grande equivoco, secondo me, nella discussione. Carboni, per il momento in cui è e per il percorso che sta facendo, se rimane all'Inter bisogna avere il coraggio di farlo giocare e di lanciarlo. Non titolare, chiaramente, i titolari rimangono Lautaro e Thuram. Però non deve essere trattato come il ragazzino della primavera che gioca 20 minuti per 2 partite sul 4-0. Non può essere questo tipo di giocatore, altrimenti non fa bene né a lui né all'Inter. Quindi se la scelta è teniamo Carboni, la scelta deve essere utilizziamo Carboni come vice seconda punta e quindi lo inseriamo nelle rotazioni esattamente come qualsiasi altro giocatore della rosa e gli diamo fiducia anche quando serve. Poi si può dire io non mi fido e allora si torna ai punti precedenti per la cessione, ma se la scelta è questa, secondo me deve andare in questa direzione. E qui eventualmente un piccolo passettino avanti dovrebbe farlo anche il mister Inzaghi, che con i giovani e con i giocatori in generale anche nuovi sappiamo che è spesso molto prudente, almeno all'inizio del percorso, magari li fa giocare un po' poco e li inserisce molto molto lentamente. L'abbiamo visto con Aslani, con Bellanova, per i giocatori nuovi anche con Buchanan, quindi anche lì secondo me anche Inzaghi eventualmente dovrebbe fidarsene un pochino di più del ragazzo.
L'altro lato della medaglia del discorso tattico precedente: se può essere un giocatore che offre soluzioni alternative in determinati momenti della partita, è anche un giocatore che ad oggi non è completamente calzante nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Può far la seconda punta, non parliamo di un giocatore completamente alieno all'interno di questo schema, anche perché lo schema dell'Inter è molto fluido, quindi poi in realtà 3-5-2 sulla carta, sul campo vaga molto e varia molto. E poi Carbone è un giocatore che sa giocare a calcio, e io son dell'idea che quando c'è un giocatore che sa giocare a calcio e che è tecnicamente di valore, in un qualsiasi modo una posizione gliela puoi trovare. Però diciamo che tecnicamente, o meglio teoricamente per capirci meglio, oggi nel 3-5-2 di Inzaghi non avrebbe forse la collocazione ideale, ma è comunque un ragazzo del 2005, quindi veramente molto giovane, 19 anni, ci si può lavorare, non è che sia un dramma eventualmente questo. Potrebbe volerci del tempo, però la collocazione gliela si può trovare. E poi l'ultimo elemento, non per importanza, è la valutazione economica. Dicevamo che l'Inter lo valuta circa 30 milioni di euro, e credo che le ultime vicende con l'Argentina aiutino l'Inter a dar forza a questa valutazione, che magari prima poteva sembrare un pizzico forzata, oggi se si continua così comincia a diventare sempre più logica, vedendo anche le valutazioni che poi girano per l'Europa, e non solo di giocatori molto giovani con un futuro apparentemente interessante. Quindi vendere un giocatore come Carboni, che oggi di fatto non hai nemmeno in rosa, quindi non è che ti impoverisca a tutti gli effetti la rosa, ti farebbe guadagnare una cifra potenzialmente importante, 30 milioni, con cui andare a lavorare per esempio su Gudmundsson, come dicevamo prima, che a livello tecnico su certe cose può anche vagamente assomigliargli, però è un giocatore ad oggi più formato, e che a quanto pare all'Inter considerano più adatto e più pronto, e questo è anche normale vista l'età, per rendere al meglio nel 3-5-2 o comunque sia nell'Inter dell'anno prossimo. Questi secondo me, secondo noi, sono i vari punti: pro cessione e pro permanenza. Io ragazzi non credo che ci sia una verità in questa vicenda, non c'è un'opinione palesemente corretta e una palesemente non corretta. Credo che si tratti banalmente di una scelta. Si può scegliere per l'una e per l'altra via, consapevoli che questa scelta, come tutte le scelte nella vita, comporta delle conseguenze, alcune positive, alcune negative. L'importante è avere ben chiaro quello che comporta l'una e l'altra strada e lavorare di conseguenza. Ho insistito molto, per esempio, prima sul fatto di dargli fiducia e considerarlo un giocatore spendibile effettivamente se si sceglie di mantenerlo. Ecco, che sia ben chiaro, perché se no si rischia di fare una cosa un po' a metà, che alla fine non aiuta né l'Inter a livello anche economico, perché magari non lo vende, e nemmeno lui, perché continua a non trovare spazio. Questa è la lettura che personalmente do in questo momento, consapevole che le cose cambiano molto velocemente. Fino a pochi giorni fa, senza questa bella prova con l'Argentina, le parole di Messi, la convocazione per la Coppa America, che possono essere anche tutti dei dettagli di per sé, però son piccole cose che, sommate l'una con l'altra, possono fare la differenza. Fino a pochi giorni fa queste cose non c'erano, se ne parlava in un certo modo, oggi se ne parla in un altro. Magari Carboni trova spazio e fa bene in Coppa America, e le cose cambiano ancora. Quindi noi comunque su Passione Inter ci siamo sempre, anche con le dirette, proprio per commentare i vari eventi in diretta e discuterne con voi. Con voi spero di discuterne anche qui sotto nei commenti, quindi vi aspetto, fatemi sapere la vostra su questo tema Carboni. Se poi volete continuare a parlarne di questo, come di tutti anche gli altri temi di Casa Inter, vi ricordo anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete sostenere il nostro progetto e entrare a far parte della nostra grande community. Infine, come sempre, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, se invece mi segui su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro contenuto da recuperare.